E benvenuti in questo nuovo video. Siamo arrivati agli esterni, siamo passati prima per i portieri, per i difensori, poi per i centrocampisti. Spero abbiate visto prima gli altri due video dove abbiamo analizzato un po' tutti e tre i reparti a questo punto, con tutti i giocatori singolo per singolo. Abbiamo fatto le nostre valutazioni. Arriviamo agli esterni, l'idea iniziale era di fare centrocampisti e esterni insieme, ma veramente usciva un video infinito, quindi ci dedichiamo oggi solo agli esterni e concluderemo ovviamente con gli attaccanti. Quindi se non avete visto ancora i video precedenti recuperateveli, così capite anche come funziona, come valutiamo e poi come arriviamo al finale del video sia al resoconto nel reparto, quindi capire quali di questi devono rimanere tra i titolari, quali come riserve, quali cedere, quali mandare in prestito e tutto quanto. Quindi direi di partire subito, di non perderci ulteriormente e andrei subito a quelli che sono stati i protagonisti sulle fasce in questa stagione con Stroppa. Partirei quindi da Eno. Arrivato su corsa estate a titolo definitivo, ha un contratto fino al 2028, ha giocato sempre nel Mm, 3-5-2 di Stroppa, è stato un caposaldo direi di assolutamente, questa stagione. assolutamente. E comunque è stata anche quasi una rivelazione del mercato perché nessuno si Sì, aspettava un giocatore così effettivamente. sì. Poi è stata la colonna portante della parte destra perché lui ha giocato tutte le partite. Lui forse solo una volta è stato schierato a sinistra, ma tra l'altro mi sa nella partita che abbiamo perso contro il Modena, se non ricordo male, quindi esperimento fallito, però sì assolutamente, cioè una colonna portante, hai detto Sì, bene, 24 anni tra l'altro, quindi può crescere ancora, non è un giocatore fatto e sì, finito, cioè è molto forte già adesso, può ancora crescere, quindi direi di puntarci molto e infatti per puntarci intendo che per me può rimanere tranquillamente, può essere il titolare addirittura anche sì, nella prossima stagione, sempre ovviamente sulla fascia destra, quindi per noi rimane. sì, Passerei direttamente ad Apps, qua si possono fare diversi discorsi, praticamente ormai si può dire un veterano di questa squadra, è comunque amatissimo dal popolo arancione verde, compresi noi, insomma, noi che spingevamo anche durante la stagione affinché giocasse di più, anche quando a detta di Stroppa non era al massimo dal punto di vista della condizione fisica più che altro. Non tanto cioè non credo parlasse più che altro di infortuni, ma proprio di condizione sì, che non garantiva le prestazioni che evidentemente voleva l'allenatore. Certo, va per i 33 anni, quindi da un punto di vista dell'età comunque l'età si fa sentire, però comunque porta anche grande esperienza ormai. Per me ha dato veramente tanto in questa stagione, l'abbiamo ribadito tante volte, sì, cioè, siamo tra quelli che lo difendiamo di più, spingevamo di più affinché appunto giocasse di più e abbiamo un po' vinto da questo punto di vista, siamo contenti per la squadra più che altro. Quindi ha dato tanto da quando è tornato al meglio, appunto non che avesse grossi infortuni, sì, però quando è tornato al meglio della condizione, poi Stroppa si è fidato di lui, l'ha fatto giocare titolare e per me, vi dico, almeno per un altro anno minimo può dare ancora tanto. Secondo me è veramente un giocatore intelligente su quella fascia, molto, molto offensivo, è proprio il tipico esterno che piace a me, per un 3-5-2 soprattutto, dove gli esterni contano tantissimo i quinti. E ora, tra l'altro, è in scadenza. Stroppa è stato chiaro, tra l'altro, in questo senso, già alla festa, no, per la promozione. sì. Vorrebbe che rimanesse, ecco, ha detto due rinnovi al prezzo di uno, no? Quindi noi, cioè, siamo assolutamente d'accordo, lo andremo a rinnovare almeno con un anno di contratto, se non due, cioè magari un anno e poi lo si rivaluta, ecco, magari. Questo può essere un modo di agire in questo caso qui. Quindi per noi Sì, rimane più rinnovo di contratto, almeno per un anno, poi se ci si fida anche un anno in più, sì, quindi sì, arrivare a un biennale. esatto. Bjarkason ha il contratto fino al 2027, anche lui è da noi da tantissimo tempo ormai. Ormai sì, Ha iniziato benissimo questa stagione, poi ha avuto una discesa, poi è arrivato l'infortunio e quindi e quindi la stagione era finita per lui. Per me, cioè per noi è sì, sì. cedibile, anche perché lui è sempre stato schierato a sinistra e si potrebbe trovare un esterno magari un po' Più più funzionale da quella sì. parte e anche con un po' di qualità in più, anche più continuo, perché lui ha fatto vedere
un po' di Sì, discontinuità. in generale comunque bisogna alzare il livello, Esatto. anche semplicemente per questo discorso qui. Credo che più di così onestamente non possa dare, ha dato comunque tanto, assolutamente, ma credo che quello un po' sia il suo limite, quindi andrei per la cessione cercando di innalzare appunto il livello su quella fascia sinistra, appunto, come dicevi Mh. tu, perché di fatto è sempre stato schierato lì piuttosto che a destra, insomma. E arriviamo al preferito di tutti, ossia Sagrado. Ha un contratto fino al 2028 con opzione di rinnovo per un altro anno. Anche lui, in realtà, cioè, comunque ha alternato buone cose a prestazioni dove ha fatto male, ecco, dal punto di vista soprattutto tecnico. Però c'è da dire, e questo lo ammettiamo anche noi che non siamo tra i suoi principali sostenitori, però che la sua duttilità, sì, la sua duttilità nel giocare sia a destra che a sinistra è utilissima, Sì, sì. soprattutto per un allenatore. Quindi, e tra l'altro anche Stroppa l'ha sempre sottolineata, no? Comunque ha sempre incitato il ragazzo, si è sempre visto qualcosa, no? E quindi di fatto va considerato questo aspetto qui. E quindi per noi, tra l'altro, può rimanere. Ecco, non siamo tra i suoi principali fan dal punto di vista tecnico, prettamente tecnico, fisico sì invece, perché comunque quello Mh. l'abbiamo sempre ammesso che porta quel tipo di caratteristiche sulla fascia e sono assolutamente interessanti. Lo vediamo come un jolly che sulla fascia appunto che può rimanere, magari da schierare a partita in corso per determinate situazioni, così, e quindi niente, semplicemente per noi rimane. Sì, Pietrelli è in prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni, ha giocato pochissimo Molto, quest'anno molto e in quel poco che ha giocato non ha sorpreso per niente. E quindi comunque il riscatto sarebbe un po' troppo alto per quello che ha direi fatto di sì, vedere, direi di e sì. quindi io andrei per un non riscatto. Sì, eviterei anch'io, appunto perché il riscatto è alto e per me magari spendi un po' di più, metti un po' di budget su quella fascia lì e trovi profili Sì, più adatti, appunto più funzionali a livello di caratteristiche per un 3-5-2, quindi sì, sono d'accordo. Non sì. andiamo a riscattare, andiamo a far G, che è diventato nostro a titolo definitivo a gennaio, contratto fino al 2030. Tra l'altro è il giocatore che ha giocato meno da quando è arrivato, se non contiamo i portieri ovviamente di riserva, quindi di conseguenza sarebbe pretestuoso insomma dire parlare troppo dal punto di vista tecnico, abbiamo veramente pochi elementi per valutarlo, se non appunto video dove giocava precedentemente e l'abbiamo fatto, quindi tra l'altro lì abbiamo visto qualcosa, un giocatore con caratteristiche interessanti, buone abilità, Sì. però serve valutarlo qui. E quindi in questo momento non ci sentiamo di spingerci oltre, direi di mandarlo a giocare per semplicemente anche valutarlo bene e meglio di quanto possiamo fare adesso, perché ha giocato veramente troppo poco. Lo manderei a giocare, se possibile, in B per valutarlo bene, garantirgli magari più minuti, vederlo giocare per tante partite se possibile, e questo deve essere una prerogativa magari in sede di trattativa con la squadra che lo vuole magari in prestito, perché appunto le caratteristiche per me sono potenzialmente molto interessanti, però c'è da valutarlo, quindi non lo cederei, direi proprio di cederlo sì, ma in prestito, quindi sostanzialmente questo. E arriviamo ai rientranti dei prestiti, che in realtà è solo uno. Esatto, che è Junior League, è diventato nostro a titolo definitivo a gennaio, ha un contratto fino al 2028 con opzione di rinnovo fino al 2030. È stato subito mandato in prestito al Mantova e lì ha fatto solo una presenza di 45 minuti, non ha giocato più di tanto, non ha avuto No, zero spazio neanche lì. praticamente, cioè niente. Quindi c'è poco da dire, lo manderemo di nuovo in prestito per vederlo effettivamente cosa può fare, o in B, ma anche in C, se proprio in B non va Sì, nessuno. sì, sì, anche in sì, cioè, visto il minutaggio che gli è stato dato, poi magari non so, non si è trovato bene con l'allenatore o cosa, però boh, se c'è l'opportunità in B, ma eventualmente se non c'è un'opportunità in B, se non c'è una squadra che lo chiede in B, anche Sì, ci sì, sta, assolutamente sì. A questo punto andiamo subito al resoconto, poteva esserci in questa lista anche Compagnone in realtà, però l'abbiamo messo negli attaccanti perché comunque, ok che all'inizio è stato schierato come esterno, però di fatto nel finale di no. campionato, andando in là col campionato, Stroppa l'ha preferito come seconda punta, come alternativa
a Yeboah, quindi noi lo riteniamo Sì. la riserva di Yeboah, diciamo, quindi non lo inseriamo in questa lista, lo valuteremo, diremo la nostra comunque nel video successivo. Arriviamo appunto al resoconto, perché di fatto esterni che noi vediamo titolari di conseguenza sono Apps a sinistra ed Eno a destra. Questa è la situazione per quanto ci riguarda. Come riserve, diciamo X e X più Sagrado sostanzialmente, quindi vediamo due falle nelle riserve, non rinnovati Pietrelli, ceduti Bjarkason e in prestito mandiamo sia Fargi che Junior League. Sì, Quindi di quindi conseguenza servono 2 sostituti credibili degli esterni titolari che ci sono adesso, sia dalla parte sinistra che nella parte tutte e destra, due. perché effettivamente bisogna sostituire bene Eno a destra col piede destro e Aps a sinistra col piede sinistro. Esatto, giustissimo. Semplicemente, perché abbiamo visto che a Mm. sinistra col piede destro tutta la No, stagione che sì, lo cercherei di evitare esterni a piede invertito, a meno di soluzioni molto particolari o giocatori che sì, proprio, incredibili. esatto, Sì, che a piede sì. invertito ti garantiscano un innalzamento di livello incredibile, nel senso che ti facciano fare cose diverse, convergere verso il centro, ma in maniera, come dire, proficua, ecco, non perché non hai altro, ecco, questo non mi va. Di base, ecco, andrei a prendere esterni appunto non a piede invertito, a sinistra un sinistro, a destra un destro di un certo tipo, che diano proprio, che siano di livello assolutamente e che appunto quando Apps e No eventualmente debbano uscire dal campo non facciano calare troppo il livello, anzi, quindi sono due colpi importanti secondo me questi qua. Eh, altro non chiediamo, può rimanere anche Sagrado come quinta scelta, diciamo, Sì, sì. come un jolly sulla fascia, sempre utile, anche perché ha comunque caratteristiche interessanti, assolutamente, questo non va dimenticato, però appunto vanno presi due sia uno a destra e uno a sinistra di un buon livello, ecco, non dico fenomeni, ma di buon livello per avere insomma dei sostituti all'altezza di Eno e Apps. Questo semplicemente direi sugli esterni. E io vorrei prima di finire Sì, ringraziare come sempre i nostri abbonati che li vedete ovvio, qua ovvio, sopra che certo, scorrono e grazie per il sostegno continuo che ci date, è molto assolutamente. importante per noi e se volete diventare anche voi degli abbonati e entrare nel gruppo dovete abbonarvi anche voi. Certamente, sì, così ci sentiamo un po' di più, ecco, rispetto ai video, ci aggiorniamo sempre sulle notizie di mercato che escono adesso sempre più velocemente, comunque ne escono sempre di più ogni giorno che passa e quindi niente, ci sentiamo nel prossimo video per chiudere appunto con gli attaccanti, per chi non avesse visto gli altri video si recuperi i difensori, i portieri e i centrocampisti, importantissimo, e poi fateci sapere ovviamente qua sotto cosa ne pensate della nostra analisi e eventualmente fate anche la vostra se desiderate. E sempre Forza Venezia! È sempre Forza Unione.